Da dove vieni? Sul serio, da dove vieni? Per rispondere correttamente a questa domanda devi usare una preposizione articolata. Ad esempio, io vengo dall'Italia. Dal è l'unione di da più l'apostrofo. Oggi parleremo proprio delle preposizioni articolate. In concreto vedremo insieme che cosa sono, come si formano e soprattutto quali sono gli aspetti più difficili, gli errori più comuni che si commettono. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti a questo canale e ricorda anche di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile. Ciao, io sono Elisabetta e da molti anni aiuto chi vuole imparare o migliorare il proprio italiano e devo dire che in questi ultimi 10 anni ho visto quanto le preposizioni articolate siano difficili e quali sono gli errori più frequenti. Cominciamo subito ad affrontare questo argomento dall'inizio. Che cosa sono le preposizioni articolate? Sono delle parole che nascono dall'unione di una preposizione semplice e un articolo determinativo. Soffermiamoci su questa definizione. Partiamo dal primo elemento. Le preposizioni sono elementi che servono per collegare tra loro le parti di una frase. Per esempio, in vado a Milano, a è una preposizione semplice. In italiano le preposizioni semplici sono di, a, da, in, con, su, per, tra e fra. Queste due tra l'altro sono equivalenti. Ebbene, non tutte le preposizioni semplici si uniscono all'articolo determinativo. Infatti con, per, tra e fra sono preposizioni che non si uniscono, cioè rimangono da sole. Vediamo qualche esempio. Vado a casa con l'autobus. Con non si unisce a l'apostrofo, rimangono due parole separate. Vediamo un altro esempio. Questo libro è per gli studenti. Anche in questo caso preposizione e articolo non si uniscono. O ancora, il gatto è fra il divano e la TV, o anche tra il divano e la TV. Anche in questo caso l'unione non c'è. Passiamo ora al secondo elemento, ovvero l'articolo determinativo. E qui ho per te il primo suggerimento. Ricorda che per poter utilizzare in modo corretto le preposizioni articolate devi conoscere a menadito, cioè alla perfezione, molto bene, gli articoli determinativi, perché se sbagli l'articolo determinativo, giocoforza sarà sbagliata anche la preposizione articolata. Se vuoi puoi ripassare gli articoli determinativi e anche quelli indeterminativi su questo canale. Ho un'intera playlist su questo argomento. Troverai il link nella card e qui sotto nella descrizione. Ma veniamo alla formazione delle preposizioni articolate. Abbiamo detto che queste nascono dall'unione delle preposizioni semplici con gli articoli determinativi. Ebbene,
Ora completeremo insieme una tabella. Nella parte superiore dovremo innanzitutto inserire gli articoli. Cominciamo dagli articoli singolari. Il, lo, chiaramente articoli maschili, l'apostrofo, che è sia maschile che femminile, e la, articolo femminile. Passiamo ora agli articoli plurali. I, gli, che sono maschili, e per finire le, articolo femminile plurale. Nella colonna, quindi in verticale, inseriamo ora le preposizioni articolate di, a, da, in, su. Tralasciamo con, per, tra e fra, perché, come abbiamo visto, queste preposizioni non si uniscono all'articolo determinativo. Ora che la nostra tabella è preparata, non ci resta che riempirla. Iniziamo subito con un aspetto importante. La preposizione di modifica la i in e. Questo è un aspetto importante che crea sempre molti problemi. Iniziamo quindi con una domanda: di chi è il libro? Se per esempio il libro è del ragazzo, appunto useremo del, che è l'unione di più il. Se invece dicessi psicologo, il libro è dello psicologo. Oppure insegnante, il libro è dell'insegnante. Attenzione, usiamo l'apostrofo, pertanto nella preposizione articolata c'è doppia L apostrofo. Se usassi la parola ragazza, avremmo della ragazza. Professori, avremmo dei professori. Studenti, degli studenti. E studentesse, delle studentesse. Continuiamo con la preposizione a. A più il crea al, come per esempio nella frase andiamo al cinema. Se invece decidessimo di andare stadio, cosa diremmo? Andiamo allo stadio. Se invece fosse opera, andiamo all'opera. Cassa, per esempio del supermercato, andiamo alla cassa. Giardini, andiamo ai giardini. E se fossimo a Firenze e volessimo andare agli Uffizi, appunto agli, e per finire poste avremmo alle poste. Passiamo ora alla preposizione da. Ricorda che qui la A non cambia, quindi attenzione a non confondere le preposizioni articolate con di e con da. Da dove viene Andrea? Portogallo. Andrea viene dal Portogallo. Zambia. Viene dallo Zambia. Australia. Viene dall'Australia. Francia. Viene dalla Francia. Oppure Paesi Bassi. Dai Paesi Bassi. O magari Stati Uniti. Andrea viene dagli Stati Uniti. O ancora Filippine. Andrea viene dalle Filippine. E tu da dove vieni? Ti ho fatto questa domanda anche all'inizio di questo video. Ti chiedo di scrivere la risposta qui sotto nei commenti.
Andiamo avanti con la preposizione in. Dove sono le penne? Per esempio, nel cassetto. E se invece dicessimo zaino? Le penne sono nello zaino. Astuccio? Le penne sono nell'astuccio. Borsa? Nella borsa. Negozi? Nei negozi. Uffici? Negli uffici. Case? Nelle case. E per finire vediamo la preposizione su. Dove sono i gatti? Per esempio sul tappeto o magari zerbino, sullo zerbino. Albero, sull'albero. Poltrona. I gatti sono sulla poltrona. Tetti. I gatti sono sui tetti. Alberi. Sono sugli alberi. O sedie. Sulle sedie. Questa videolezione ti è piaciuta? Se sì, ti invito a mettere un mi piace e a condividerla con i tuoi amici. E se vuoi ricevere le nuove videolezioni direttamente nella tua casella di posta elettronica, ti invito ad iscriverti alla mia newsletter. Lo puoi fare direttamente su elisabetamaccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano.